Ciao amici, ed eccoci finalmente di nuovo qua sotto il sole californiano. Sono appena tornata dalle vacanze di Natale, ho rivisto tutta la mia famiglia, i miei amici, ovviamente ero felicissima, però devo dire che il freddo non mi era mancato. Quindi finalmente sotto il sole della California ho deciso di fare questo nuovo vlog e oggi voglio raccontarvi delle 5 differenze più eclatanti che ho riscontrato tra Los Angeles e Italia. In realtà Torino, perché questa è la mia città di riferimento, però insomma possiamo espanderle a tutta l'Italia. Punto numero 1. Una cosa che mi ha colpito tantissimo è stata vedere la differenza tra le pubblicità italiane e le pubblicità americane. Diciamo che accendendo la televisione qua, più il tempo che viene trasmessa la pubblicità che il tempo che viene trasmesso l'effettivo programma. Un'altra cosa che mi ha fatto davvero tanto ridere delle pubblicità è che qua in America ci sono pubblicità per qualsiasi cosa. Per esempio gli avvocati. In Italia diciamo che, non so voi, ma a me non è mai capitato di vedere una pubblicità di un avvocato, soprattutto magari su un cartellone per strada dicendo ehi, chiama questo numero. E in realtà qua è una delle cose più comuni di tutte. Sono forse più cartelloni gli avvocati che locandine pubblicitarie in giro per Los Angeles, e anche alla radio senti questi jingle veramente quasi idioti con queste persone che ti dicono ti sei fatto male, vuoi fare causa a qualcuno, chiama John. Differenza numero 2. Allora, so che questa cosa potrebbe magari sorprendere molti di voi, però in realtà anche tornando in Italia mi sono resa conto che noi italiani ci divertiamo molto di più degli americani. Fatemi spiegare meglio. Allora, qua abbiamo un po' l'idea che in America sia tutto fantastico, ci si diverte molto di più, le feste siano fuori di testa, succeda qualsiasi cosa. Ecco, in realtà non così tanto, soprattutto nei locali, per esempio le discoteche o i pub. Secondo me in Europa noi ce la caviamo molto meglio. Io sono andata solo una volta qua in discoteca in America, in realtà non potrei neanche perché sono sotto i 21 anni, però diciamo che organizzandosi in un modo o nell'altro si riesce. E sono andata a ballare in discoteca, tra l'altro in questa discoteca che era anche considerata molto in voga, e sono stata abbastanza delusa dall'ambiente. La musica era comunque la stessa musica che senti alla radio e insomma qua a Los Angeles ti aspetti che abbiano l'ultima novità in fatto di musica, in fatto di cocktail, di tutto, insomma. In realtà è stata forse anche un po' una delusione, perché le persone all'interno del locale erano veramente dei tipi strani. C'era questa fila di ragazzi seduti con delle ragazze che ballavano davanti e mi ha messo un po' in imbarazzo. E i cocktail di per sé li sappiamo fare un po' meglio in Italia, o meglio, qua costano tantissimo e mettono pochissimo alcol, quindi alla fine ti sembra quasi di bere non lo so, una limonata che hai pagato $15, insomma. E la musica in sé non è niente di speciale. Io ero abituata ai club europei dove ci sono diversi tipi di musica in diversi club, invece qua insomma non c'è tutta questa distinzione e non è così divertente come ce lo immaginiamo. Le feste in casa sono divertenti, però andare a ballare proprio nel club in realtà in Europa forse è meglio. Numero 3. Allora, una cosa di cui mi sono subito resa conto venendo qua a Los Angeles, ma per cui non riuscivo a trovare una spiegazione, un motivo, è il fatto che qua non esistono praticamente panchine o piazze. Questa città è enorme, però non c'è, ma davvero a pagarla $1 milione, una panchina o una piazza in cui fermarsi e riposare, guardarsi intorno. Penso sia dovuto al fatto che, essendo una città così vasta, si dà quasi per scontato che tutti quanti si muovano in auto. E poi il secondo motivo, che in realtà è anche più triste, è per il fatto che questa città è piena di barboni e i barboni, non avendo una casa, si addormentano dove trovano. Ovviamente le panchine sono una delle cose più comode per un barbone su cui dormire, la cosa che ricorda più un letto. E allora qua a Los Angeles, dato che il problema dei barboni è molto presente, giro per la città non ce ne sono, oppure se ci sono hanno i divisori per ogni posto, appunto per prevenire il fatto che i barboni ci si addormentino sopra. Il che è una cosa molto triste, però raga, è la realtà di questa città. Numero 4. Beh, come si sa, Los Angeles è una megalopoli e come tutte le città enormi che si rispettino è sempre in movimento, non dorme mai e c'è sempre qualcosa da fare. Questa cosa dell'avere un ritmo di vita velocissimo è veramente una delle cose più presenti all'interno di questa città. È una di quelle cose di cui non mi sono resa conto subito
che però col passare delle settimane e dei mesi ho iniziato a valutare. È effettivamente vero che qua non si ha praticamente tempo per fare niente, ogni momento, ogni secondo della giornata è scandito con qualcosa da fare, c'è sempre un posto dove andare, c'è sempre un obiettivo da raggiungere, insomma bisogna sempre essere al 100% delle proprie energie. Anche per questo motivo ho riscontrato che un sacco di locali hanno i drive-thru, questo perché le persone non hanno neanche tempo di fermarsi a mangiare un pranzo, semplicemente ci passano davanti e gli viene consegnato attraverso una finestra e poi se lo mangiano in macchina andando a fare qualcosa. Questo per me è stata veramente una realizzazione quasi shock, perché da italiana quale sono io valuto un sacco il momento del pasto, no? E qua a Los Angeles non si ha davvero tempo di fare niente. Tutte le cose quotidiane, come appunto anche solo mangiare o prendersi un caffè, sono sempre fatte mentre si fa qualcos'altro, che per la maggioranza dei casi in questa città è guidare per andare da qualche parte. Collegandosi al discorso che qua a Los Angeles non c'è tempo di fare niente, neanche di mangiare, facciamo una piccola parentesi sul pasto qua a Los Angeles. Los Angeles è una città comunque abbastanza salutare, quindi se anche le persone sono sempre di corsa e non si godono il pranzo o la cena, devo dire che su questo sono più attente. Non c'è forse il preconcetto americano che mangiano solo schifezze. Qua sì, mangiano schifezze, però si trova anche una gran varietà di cibi naturali e cibi sani, ci sono tantissimi vegetariani, ci sono tantissimi vegani e tantissimi ristoranti e locali che vendono tutte queste cose. E ci sono dei cibi qua a Los Angeles che vanno veramente tanto di moda e che sono diventati un po' distintivi di questa città, potremmo dire. Il primo è sicuramente l'avocado toast. Io sono una grandissima fan dell'avocado, quindi mi va solo bene, mangiavo avocado toast tutto il tempo anche in Italia. Un'altra delle cose che va più in voga di tutte è il tè verde, viene chiamato matcha, in pratica è questa polvere condensata al tè verde che viene messa su qualsiasi cosa e io sono una fan del tè verde, quindi questa cosa mi va anche molto bene. Vi assicuro che la mettono dalle bevande ai cibi, io ho mangiato anche i calamari al matcha, al tè verde, che so che sembra molto strano e magari può fare anche un po' schifo detto così, però vi assicuro che erano molto buoni. Le altre due cose che qua vanno assolutamente in voga sono il kombucha, e diciamo che è la bevanda più salutare che si possa pensare. È una sorta di tè fermentato con delle altre cose dentro. Io la trovo una schifezza, sa di pipì. Presumo che qualche proprietà ce l'abbia, ma di sicuro non è il buon sapore. Il quarto cibo che qua diciamo va molto di moda è il kale, che sarebbe questa insalata amarissima, anche quella mi fa schifo, e viene utilizzata su qualsiasi cosa. Ci fanno anche le patatine al kale. Ora non so voi, però delle foglie di insalata disidratate con del sale sopra per me non sono una definizione di patatine, eppure qua tutti impazziscono per questa cosa e tutti la mangiano incessantemente. Quindi sì, devo dire che Los Angeles ha delle abitudini un po' strane sul cibo, però insomma lo sappiamo, sono americani, diciamo che si sforzano comunque. Il punto numero 5 è una delle più grandi differenze culturali che ho riscontrato da quando sono qua. E si tratta appunto dell'andare al ristorante. Bisogna ricordarsi che qua è importantissimo dare la mancia ai camerieri. Diciamo che per me imparare questa cosa è stato un po' uno struggle, un po' un problema, perché essendo anche una studentessa da college si sa che i soldi qua non ci sono e quindi si fa un po' fatica, si va sempre fuori a mangiare e bisogna sempre ricordarsi che al conto che si sta pagando bisogna aggiungere dai 3 ai 5 agli $8, insomma quanto si vuole, perché bisogna pagare il cameriere. Non do mance. È considerato veramente cattiva abitudine non dare la mancia. Questo succede per il fatto che questi poveri camerieri non hanno praticamente uno stipendio, vengono assolutamente sottopagati e quindi il cameriere vive più sulle mance che gli vengono date dai clienti che sull'effettivo guadagno che gli viene dato dal ristorante. L'elemosina per i poveri. Un'altra cosa che mi ha fatto veramente strano quando sono arrivata qua è stato scoprire che i prezzi di scaffale di qualsiasi cosa non sono i prezzi effettivi degli oggetti che stai comprando. Fatemi spiegare meglio. Per esempio, io sono andata a comprare una stampante e ho visto il prezzo di scaffale e diciamo sono arrivata alla cassa e mi sono ritrovata $20 in più sul conto e mi sono detta: ma scusi,
com'è possibile questa cosa? E ho scoperto che è per il fatto che qua bisogna sempre aggiungere le tasse, quindi in realtà non fatevi fregare, perché i prezzi che vedete agli scaffali non saranno mai i prezzi che pagherete alla cassa. Perché non mettere il prezzo con la tassa inclusa fin dall'inizio? Beh ragazzi, queste erano 5 delle differenze che ho riscontrato dall'Italia all'America. Sicuramente ce ne sono molte di più e se voi ne avete altri in mente sono curiosa di saperle. Noi ci teniamo aggiornati e ci vediamo al prossimo video.